Una delle cose più interessanti che troviamo nel testo biblico è che dopo aver letto il Cantico dei Cantici, quello che parla della passione, dell'amore di due amanti, troviamo invece questo libro, il libro del Coelet, il libro che medita amaramente sulla condizione umana, quello per intenderci che inizia con quelle parole così famose: vanità delle vanità, tutto è vanità, che in una traduzione più letterale dall'ebraico potremmo tradurre con fumo di fumo, tutto è fumo, tutto va in fumo. Perché la Bibbia è diventata il cimitero dei nostri pensieri? Perché l'ultimo libro che generalmente ci viene voglia di leggere quando vogliamo comprendere la nostra condizione è la Bibbia. Dovrebbe essere il primo, un testo umanista. Un testo nel quale troviamo un inno alla vita come il Cantico dei Cantici e poi questa amara meditazione, questa amara riflessione che ha assonanze potenti con alcuni poeti. Mi viene in mente Eugenio Montale che in una sua bellissima poesia parla del male di vivere. Chi di noi non è stato vittima di questa divina indifferenza? Che non è, badate bene, la insensibilità divina per la nostra condizione. Così come farà Montale, prima di lui, molto prima di lui, nella Bibbia c'è il canto sulla nostra condizione umana. Ed è, nelle parole di Coelet, una riflessione seria, una riflessione senza filtri, senza dottrine e dogmatismi. E sicuramente, già dal primo famosissimo capitolo, si capisce che Coelet non fa sconti e ci vuole portare in questa immutabilità che è il cambiamento che sembra sempre mutare ma che in realtà è sempre lo stesso, appunto quella divina indifferenza. Ascoltiamo questo famosissimo primo capitolo di Coelet. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana, gira e rigira, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato sarà, e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Dunque, nel Coelet noi troviamo una voce che riflette sul nostro perenne movimento. Questo perenne movimento, che è quello simile al movimento dei fiumi, in realtà è vano, perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Chi è Coelet? Gli studiosi parlano forse di un maestro ellenista di aria sadducea, aristocratica, che medita, ed è una voce sicuramente fuori dal coro rispetto ad altri libri, ad altri registri che troviamo nella Bibbia, ma appunto la Bibbia è una polifonia. Coelet è credente, crede in Dio, eppure in questo libro biblico non c'è traccia di Yahweh, non c'è traccia di Mosè, non c'è traccia della legge, non c'è traccia di alcunché di ciò che si trova all'interno della Bibbia. È un testo deista che parla di Dio in termini generali, è un testo che può essere sulla bocca di ogni credente. E prova ne è il fatto che al termine di questo libro noi troviamo una correzione da parte di coloro che hanno cercato in qualche maniera di far entrare questo strano libro all'interno del testo. Sentite cosa viene apposto alla fine di questo libro. Conclusione del discorso di Coelet. Dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Non è fantastico trovare un libro che viene accolto con questa chiosa. E sentite anche il giudizio che viene dato su Coelet, un giudizio che ci dice come questo autore sia stato
stimato e allo stesso tempo temuto. Coelet scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei saggi sono come pungoli e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni. È proprio bello che la Bibbia non abbia voluto fare a meno di questi chiodi, di questi pungoli. Colui che ha scritto queste parole sa bene che il testo di Coelet è un testo diverso, un testo che fa da controcanto a pagine altrimenti bellissime che troviamo nel libro biblico, che inneggiano alla vita, che inneggiano alla passione, all'amore, che danno speranza, che ci parlano della grandezza di Dio. Coelet conosce tutto ciò, eppure canta una parte che non può essere eliminata. Sembra quasi che Coelet si trovi schiacciato da una parte da un Dio che ha fatto bene ogni cosa e non può essere criticato, schiacciato anche dalla propria condizione. Per quante cose possa fare, l'uomo sperimenterà sempre la futilità. Tutto va in fumo, tutto muore. Eppure l'uomo, secondo le parole di Coelet, riesce a comprendere, non del tutto, ma in parte, questa sua condizione umana. Sentite queste parole. Ho concluso che non c'è nulla di meglio per l'uomo che godere e agire bene nella propria vita, ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di Lui. Ciò che è già è stato, ciò che sarà già è. Dio ricerca ciò che è già passato. Ecco i chiodi, ecco i pungoli del saggio. Accanto all'elogio di Dio che fa bene ogni cosa, Coelet aggiunge quella che è l'amara considerazione dell'uomo. L'uomo che per quante cose abbia potuto fare, alla fine, ed è un'altra bellissima espressione di Montale, non può che sperimentare nei confronti della vita una triste meraviglia. Però Coelet non vuole essere il canto amaro di chi non ci vuol far apprezzare la vita. E al termine di questa sua fatica la domanda che emerge è una sola. Vista la nostra vita, questa condizione che Dio ha posto nelle nostre mani, bene non vivere per paura di sperimentare questa desolazione o in qualche maniera vivere, godere appieno di questa vita, ma sapendo con sapienza che tutto va in fumo, che tutto è vano? Coelet ci dà la sua risposta al termine del 12° capitolo ed è una risposta che nasconde le due anime di questo strano saggio. Ricordati del Creatore, ricordati che Dio ti chiamerà in giudizio, ricordati che ci sarà un tempo nel quale proverai qualcosa che non vuoi, vivrai non provando più nessun gusto. Ma Coelet non ci dice mai in alcun modo di disprezzare la nostra condizione umana. Coelet termina il suo libro così come l'aveva iniziato, in una circolarità che è appunto quella che lui ha sperimentato. Tutto è fumo, tutto va in fumo. Ricordati di questo. È la sua triste meraviglia. Chi di noi non l'ha provata? Chi di noi non ha provato la vanità del progetto, la vanità di un sogno, di un desiderio? Chi di noi non sente incombere su se stesso la fragilità della nostra condizione umana, lo spettro della morte? Coelet non ci vuole in qualche maniera portare lontano dal vivere, non ci vuole donare alcuna tristezza e tantomeno la depressione. Vuole collocarci al centro del mistero della nostra vita e vuole donarci egli stesso sapienza e verità, affidando poi al mistero di Dio ciò che lui non riesce a comprendere. Buona lettura.